Pasta e gamberi rossi, letteralmente 2 ingredienti per preparare questo piatto incredibile. Cominciamo proprio dalla pulizia dei gamberi. Togliamo la testa, molto semplicemente, e la teniamo perché è da questa che, fatemi dire, è veramente dove risiede tutto il sapore del gambero, che otterremo la salsa. Dopo vi faccio vedere. E poi semplicemente andiamo a togliere il carapace, viene via molto facilmente. Lo sfiliamo delicatamente. Il carapace invece lo potete tenere, fare una bisque, fare un brodo. E poi ovviamente dobbiamo togliere l'intestino. Voilà. I gamberi, per essere consumati crudi, come qualsiasi pesce, deve essere abbattuto. Io semplicemente lo chiedo al mio pescivendolo di fiducia, talvolta anche al supermercato lo fa, e questo è importantissimo per poterli consumare in sicurezza. Ultima fase di pulizia, andiamo a tagliare via gli occhi dalle teste perché rischieranno altrimenti di dare un sapore amarognolo alla salsa. Prendiamo quindi i gamberi puliti e andiamo sostanzialmente a tartarizzare. A me piace lasciarli piuttosto grossolani perché veramente hanno una carnosità, una dolcezza incredibile, quindi do giusto qualche colpo. Tartare in ciotola, la condisco con un pizzico di sale, olio extravergine e anche un tocco di scorza di lime. A me piace tantissimo, potete anche fare limone, secondo me veramente una nota di freschezza può davvero svoltare il piatto, quindi giusto una grattatina. La possiamo tenere in frigo mentre continuiamo con la ricetta. La salsa è davvero un'esplosione di gusto perché sostanzialmente si fa unicamente con le teste dei gamberi. Quindi le andiamo a mettere all'interno del contenitore di un frullatore di immersione, giusto un filo di olio e via a frullare. E vedete che otteniamo questo concentrato di gambero che sembra quasi una maionese, che ovviamente dobbiamo andare a setacciare per rimuovere il carapace. Magari vi farà strano l'idea di frullare le teste dei gamberi, però vi assicuro, e questo l'ho imparato da nonno Carlo, che la parte migliore del gambero è proprio la testa. E insomma, frullarla ci permette di ottenere questa salsa che è un'esplosione. Come vi dicevo, sembra quasi una maionese ed è un concentrato veramente di sapore, quindi ne basterà pochissimo per rendere questa pasta pazzesca. Ho messo a bollire l'acqua per la pasta e parliamo proprio di questa. Io ho scelto gli spaghetti perché penso sia veramente il formato che più amo, ma dei paccheri ci starebbero benissimo. Insomma, l'importante è che sia una pasta piuttosto ruvida, possibilmente trafilata al bronzo, capace quindi di prendere bene il sugo. Ho buttato la pasta e qui nella padella dove finiremo di cuocerla vado a far rosolare giusto un attimino uno spicchietto d'aglio. Non appena soffrigge lo possiamo togliere. Aggiungiamo subito una bella mescolata di acqua di cottura della pasta. E adesso che mancano 4 minuti alla fine della cottura degli spaghetti, li vado a mettere direttamente in padella e finiremo la cottura proprio qui. Trattiamo gli spaghetti esattamente come se fossero un risotto, da qui risottare la pasta. Quindi aggiungiamo acqua di cottura ricca di amido ogni qualvolta è necessario, quindi quando la pasta l'ha assorbita. È proprio l'amido contenuto nella pasta che così si va a restringere, a concentrare, che ci permette di ottenere questi spaghetti veramente cremosissimi. La pasta è bella lucida e cotta, ci spostiamo dal fuoco perché la andiamo a mantecare. Adesso a freddo possiamo aggiungere il nostro concentrato di gambero. Wow! E mantechiamo. Ultimo tocco fondamentale quando si fa una pasta è andare a lucidare e mantecare aggiungendo un po' di olio a filo. No, vabbè. Cioè, lo vedete il sugo che salta? Siamo pronti per impiattare. Ultimo tocco, una quenelle di tartare. È una delle mie paste preferite, alla nostra. Il mare in bocca, amici. La tartare poi, il contrasto caldo e freddo, insomma la dovete provare. Cioè questo è un ordine. La dovete provare ed essere felici anche voi.